Ciao amici e amiche del segno del Toro, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dall'11 al 17 maggio. Prima di iniziare vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla col vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni mazzi usati, i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso andiamo a vedere come andrà la settimana, prima di tutto osservando le energie principali, poi i segni zodiacali da attenzionare, l'amore, le relazioni, il lavoro e le finanze. Partiamo con la carta della Volpe. Se avete dubbi e perplessità su qualcosa che state facendo o su alcune persone, ecco, meglio muoversi con circospezione e astuzia. E infatti la Volpe ci sta ponendo una specie di avvertimento dove magari dobbiamo fare attenzione ad equivoci, a cattiverie oppure a fraintendimenti diciamo di vario genere e magari possiamo evitare qualcosa. L'importante è essere pronti, preparati, ben chiari e sicuri, forse adottare delle strategie soprattutto nelle questioni pratiche lavorative. È ovvio che questa magari potrebbe riflettersi maggiormente nelle relazioni o chi è intorno a voi. Però la cosa cambia totalmente nel corso della settimana, nel senso che magari alcune cose riuscirete subito ad intercettarle o cercherete di mettervi in moto nel modo giusto e troviamo questo bellissimo quadrifoglio. Bello perché porta comunque delle novità che possono essere interessanti per porre fine a un qualcosa che magari vi dà fastidio o vi provoca dolore e sofferenza, ma soprattutto potrebbe essere un colpo fortuito per concludere delle questioni lavorative, delle questioni che sono state abbastanza impegnative e possono arrivare delle soddisfazioni, delle cose molto interessanti. I segni zodiacali da attenzionare sono principalmente quelli di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. Abbiamo un pochetto anche quelli di aria, quindi Gemelli, Bilancia e Acquario. E adesso procediamo con l'ambito amore e relazioni. Vediamo cosa vogliono dirvi. Ovvio che parliamo principalmente di coppia e single, però magari alcune cose possono riferirsi anche alle relazioni più importanti di amicizia e famiglia, quindi consiglio sempre di ascoltare questo ambito, dove troviamo l'anemone e il mughetto che parlano un po' di aspetti vivaci, nel senso cose che si muovono abbastanza in fretta, occhio alle comunicazioni, c'è qualcosa di molto bello, di molto intenso che però ha breve durata. Magari è un episodio, un evento positivo, di gioia che va colto al volo, magari può essere anche un'opportunità di vario genere, di pacificazione, se c'è un po' di tensione e altre questioni che ovviamente devono essere valutate. Come vi dicevo, si vede qualche piccolo momento di tensione talmente, diciamo, fugace. Infatti ci sono carte che indicano felicità, intesa, obiettivi raggiunti, un qualcosa che va a intensificare la relazione, anche a migliorarla e soprattutto insomma se c'è qualcosa che non va. Questo vale anche se state pensando a una relazione di tipo amicizia, famiglia, come vi dicevo, se c'è qualcosa in corso dove avete dubbi e perplessità, magari finalmente ci possono essere dei chiarimenti oppure un atteggiamento totalmente diverso che vi farà stare molto molto meglio. Alcune volte sappiamo che non possiamo cambiare le altre persone o non possiamo cambiare quello che stiamo vivendo, però possiamo gestire meglio la cosa cambiando atteggiamento o approccio ed è quello che stanno appunto consigliando le carte anche per i singoli effettivamente, perché la cosa positiva è per tutti quelli che stanno frequentando, conoscendo una persona, allora di base amicizia, qualcosa che può evolvere
anche in diciamo successivamente in qualcosa di più, interessante, altrimenti, c'è più apertura, più socializzazione, un qualcosa che, si intensifica. In che senso? Si vede un certo tipo di amore o con voi stessi, che avete, chiarezza, avete dedizione alle vostre cose personali e allora è un buon punto di partenza, oppure effettivamente c'è una nuova conoscenza, un qualcosa che può essere interessante sin da subito e poi si vedranno gli sviluppi successivi. E adesso vediamo la parte più pratica del lavoro e delle finanze. Troviamo la carta fedeltà che ci indica prima di tutto da parte vostra essere nel percorso giusto, se c'è qualcosa che non va ovviamente loro stanno consigliando di andare a tagliare e chiudere quelle cose che sono diventate troppo pesanti, troppo difficili, oppure di metterle un attimino da parte per concentrarvi solo sulle cose più importanti e diciamo per voi in questo momento, perché c'è bisogno di portare tranquillità, stabilità e quindi, come dicevo, o di lasciar correre alcune questioni, alcune anche relazioni e rapporti lavorativi, oppure proprio di tagliare di netto. Ovviamente ricordo sempre che una stesura generica loro danno dei consigli di che cosa aspettarsi, oppure danno delle prospettive e che voi dovete adattare effettivamente a quello che vivete. Quindi in qualsiasi circostanza loro consigliano di rimanere fermi, nelle vostre idee, nelle vostre convinzioni, di essere fieri di quello che state facendo, di essere abbastanza, prudenti, tranquilli, di ritrovare chiarezza e lucidità proprio per favorire dei nuovi passaggi. Il taglio, la risoluzione, qualche cambiamento importante, l'incontro di nuove persone o comunque di persone che possono essere utili alle varie circostanze, soprattutto quelle legate al lavoro, anche se ci sono questioni legali, burocratiche in corso, c'è bisogno di cogliere delle opportunità proprio per definire tutte queste cose e di farlo proprio in questa settimana, anche per chi è in cerca di lavoro. Magari una persona o una situazione che finalmente va a stabilizzarsi vi darà l'opportunità di essere molto più tranquilli e sereni, di procedere nel vostro percorso di ricerca e magari di valutare meglio alcune offerte, alcune opportunità che vi arriveranno. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!